Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Tania e sono un artista. Oggi condividerò con voi il processo creativo di un disegno a matita e carboncino che ho realizzato. Prima di iniziare, voglio essere trasparente sulla fonte di ispirazione per questo progetto. Ho trovato l'immagine che ho disegnato su Pinterest. Il mio obiettivo è portarvi attraverso ogni passo di questo viaggio artistico, dalla concezione alla realizzazione. La figura delicata di una donna e l'adorabile compagno alato sono stati catturati dalla bellezza di un'immagine che ho trovato online, e ho sentito il desiderio di interpretarla attraverso il mio stile artistico. Condividerò con voi il processo creativo di questo disegno a matita e carboncino. Oggi, il mio foglio bianco prende vita con questa figura delicata, una donna, e un piccolo compagno alato si unisce al viaggio artistico. Immagino il tracciato dal naso, scendo lungo il viso, delineo l'angolo accogliente tra il collo e l'inizio della spalla. Questo è il punto di partenza per creare una storia visiva che si svilupperà sotto le mie mani. Ma cosa c'è di speciale in questo disegno? È l'attenzione ai dettagli, è l'esplorazione delle sfumature tra chiaro e scuro, e è anche il piccolo segreto che si nasconde nell'angolo del disegno. Un piccolo uccellino si posa delicatamente, come un amico silenzioso che osserva il mondo prendere forma. L'utilizzo combinato di matite e carboncino permette di creare un gioco di luci e ombre, dando profondità e vita alla figura. E mentre il disegno prende forma, vi invito ad immergervi con me in questo momento di creazione. Condividete con me nei commenti cosa suscita in voi questa immagine.
Se avete mai sperimentato con matite e carboncino, o se avete un piccolo simbolo personale che amate aggiungere ai vostri disegni. Mentre vi mostro il processo creativo, il percorso dal naso alla spalla. Di esplorare le sfumature tra chiaro e scuro. Voglio che sappiate che ogni tratto è guidato dalla mia passione per l'arte e dalla ispirazione che ho tratto da questa immagine di Pinterest. E voi avete mai realizzato disegni ispirati da immagini trovate online? È un argomento interessante da esplorare insieme. Senza ulteriori indugi, entriamo insieme nel magico mondo della creazione artistica, con gratitudine per l'ispirazione che troviamo in ogni angolo del web. Nel corso di questo disegno, ho introdotto una tecnica per creare la base della pelle, l'utilizzo di una spugnetta. Questa tecnica ha creato una base sfumata, un fondale per la mia rappresentazione artistica. Ma il viaggio non finisce qui. Ho aggiunto ulteriori ombre con matite, lavorando con precisione e poi, è arrivato il momento magico. Con un pennello, ho sfumato delicatamente le ombre, creando un effetto di transizione che conferisce vita alla pelle.
Dall'angolo del naso alla dolce curva della spalla, ogni tratto ha una storia da raccontare. Ma ciò che rende questo disegno unico è il modo in cui ho deciso di applicare il carboncino. Ho preso una spugnetta tradizionale e l'ho utilizzata per spargere in modo uniforme la polvere di carboncino sulla superficie del foglio. Mentre vi mostro il processo di tracciare il percorso dal naso alla spalla, di esplorare le sfumature tra chiaro e scuro, voglio che sappiate che ogni tratto è guidato dalla mia passione per l'arte e dalla ispirazione che ho tratto da questa immagine di Pinterest. Vi invito a condividere nei commenti cosa questa immagine suscita in voi e se avete mai realizzato disegni ispirati da immagini trovate online. È un argomento interessante da esplorare insieme. L'esperimento con diversi strumenti è parte integrante del mio approccio artistico. Ogni pennello, ogni spugnetta, diventa un'estensione della mia creatività, contribuendo a plasmare un'immagine che racconta una storia di texture e profondità. Vi invito a commentare e condividere le vostre esperienze con l'uso di strumenti non convenzionali nei vostri disegni. Siete mai stati creativi con spugnette o pennelli? Condividete i vostri pensieri mentre esploriamo insieme il mondo dell'arte. Certo, ogni viaggio artistico è un continuo apprendimento, un percorso fatto di sfide e scoperte. So che ho ancora molta strada da fare per raggiungere il mio obiettivo, ma la bellezza di questo viaggio è proprio nella crescita continua. Non mi voglio arrendere. Le matite restano nelle mie mani, e ogni tratto rappresenta un passo avanti, un nuovo capitolo della mia storia artistica. C'è una bellezza nell'imparare, nel superare gli ostacoli e nell'abbracciare il processo creativo nel suo complesso. Le matite sono più di uno strumento per me, sono un mezzo attraverso il quale esprimo la mia visione unica del mondo. Anche se so che ci sono sfide di fronte a me, è proprio questo il motore che mi spinge a migliorare, a sperimentare e a continuare a creare. Vi invito a condividere le vostre storie di crescita artistica nei commenti. Quali sono le sfide che state affrontando? E come vi sentite rispetto ai vostri obiettivi artistici? Il viaggio è tanto importante quanto la destinazione, e sono felice di condividerlo con voi. Grazie per essere qui e per condividere con me questa avventura artistica.